Ciao a tutti e bentrovati! Oggi per i grandi classici vi propongo la mia versione delle crespelle. È una ricetta di base che poi potete personalizzare con il ripieno che più vi piace, anche dolce, come con la Nutella per esempio. Infatti, ripiene di qualsiasi cosa sono una vera goduria per il palato. In particolare, con questa ricetta, oggi realizzerò delle crespelle dorate fuori e morbidissime dentro e avvolte da una besciamella vellutata con un ripieno gustosissimo di ricotta e spinaci. Classiche ovviamente, dal sapore però avvolgente e delicato. Inoltre aggiungo che queste crepe sono molto comode perché si possono preparare anche un giorno prima e tenendole in frigo le infornate il giorno dopo. Oppure le potete anche congelare se utilizzate degli ingredienti freschi. Ad ogni modo, cominciamo subito con la ricetta. Con queste dosi ne realizzerò circa 15, poi dipende dallo spessore che preferite voi. Per prima cosa sciolgo 40 g di burro nel microonde e lo lascio raffreddare a temperatura ambiente. Poi in una ciotola capiente rompo 4 uova e inizio a mescolare. Giusto il tempo che le uova diventino spumose. Verso da subito 200 g di farina e un po' di sale fino. Sempre mescolando, pian piano aggiungo 500 g di latte o intero o scremato come preferite. E continuo a mescolare finché il composto risulterà liscio e omogeneo. Al termine, con una spatola mi assicuro che il tutto sia ben amalgamato. Infine verso il burro sciolto e ormai freddo. Do un ultimo giro di fruste velocemente e lascio riposare il composto per circa 15-20 minuti coperto con la pellicola. Passato questo tempo cuocio le crespelle scaldando una classica padellina per crepe, ma si può utilizzare anche una padella con il fondo antiaderente. Appena sarà scaldata, senza imburrarla, verso circa 60-70 g di composto nel centro della padella e facendo un movimento circolare, così mi assicuro che l'impasto copra tutta la superficie. Lascio cuocere il primo lato per circa 40 secondi, durante i quali la parte superiore visibilmente cuocerà diventando da lucida a opaca. Capirete se la crespella è pronta per essere girata quando vedrete pian piano i lati che si staccano. A questo punto potete verificare la cottura sollevando delicatamente un angolo della crespella con l'aiuto di una spatola. E quando è dorata è pronta per essere girata. La lasciate dal secondo lato ancora per circa 20-30 secondi fino a quando vedrete che prenderà colore e appena è pronta la trasferite su un piatto. Con lo stesso metodo procedo con la preparazione di tutte le altre crespelle fino ad esaurire l'impasto. A questo punto metto a cuocere 400 g di spinaci, io uso questi surgelati ma ovviamente vanno benissimo anche quelli freschi, metto un piccolo aglio per profumare e un giretto d'olio d'oliva. Copro e li faccio cuocere giusto il tempo di preparare la besciamella, pochissimo. Besciamella che preparo al contrario del classico roux. Inizio scaldando 700 g di latte, contemporaneamente verso 50 g di farina e 40 di burro, sempre a fiamma bassa. Con un veloce movimento di polso amalgamo tutta la farina evitando così di creare dei fastidiosi grumi. Termino con un po' di sale e noce moscata.
Ovviamente potete acquistare la bechamel già pronta, ma personalmente preferisco prepararla in casa perché è velocissima da fare, il sapore e la consistenza sono imbattibili. Pronta la besciamella, a questo punto, dopo aver scolato gli spinaci e lasciati intiepidire, preparo il ripieno, che è davvero molto semplice. In una ciotola unisco 250 g di ricotta fredda di frigorifero, 400 g di spinaci ormai tiepidi, 200 g di besciamella, anche lei ormai tiepida, e lavoro con un cucchiaio delicatamente. Passiamo alla provola, la taglio a striscioline e la metto da parte, per metterle poi con il ripieno. In una o più pirofile distribuisco bene la besciamella, che terrà molto morbide le nostre crespelle durante la cottura. Su un piano di lavoro dispongo 2 crespelle e farcisco con un cucchiaio e mezzo di ripieno, disponendolo col dorso del cucchiaio in maniera uniforme, ma lasciando circa 1 centimetro di bordo. Aggiungo la provola. A questo punto non mi resta che arrotolare le crespelle cercando di rimboccare interamente i lati e sigillarli bene, così durante la cottura in forno il ripieno non uscirà. Le adagio una dietro l'altra con la parte aperta rivolta verso il fondo della pirofila. Ricopro le crespelle con la besciamella rimanente e distribuendo uniformemente su tutta la superficie, senza dimenticare i lati. Tocco finale, una bella spolverata di parmigiano grattugiato, e le crespelle vanno dritte in forno statico ripiano centrale per 25-30 minuti. Una volta sfornate tenetele ancora un paio di minuti e poi potete servire queste crêpe dorate ma morbidissime dentro e con un ricchissimo, saporito e nello stesso tempo leggero ripieno di ricotta e spinaci, e con questa provola filante che dà il giusto punto di sapidità in più, che serve proprio. No, la bontà di questo piatto non ve la posso raccontare perché la dovete assolutamente provare. Grazie di essere stati in mia compagnia, vi aspetto alla prossima e vi ricordo di iscrivervi al canale. Un abbraccio.